Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per un video davvero speciale, che so che molti di voi stavano aspettando con ansia. Oggi andremo ad analizzare nel dettaglio una questione che ha tenuto banco per anni nel mondo del gossip turco, la presunta crisi tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. E soprattutto, ci concentreremo su un elemento in particolare, le lacrime di Neslihan. Cosa significano realmente? Sono un indizio di una crisi profonda? Oppure sono state fraintese? Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di scoop, curiosità e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco. E ovviamente, lasciatemi un bel like se questo video vi interessa, così saprò che vi piacciono questi argomenti. Bene, entriamo subito nel vivo della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, una delle coppie più amate e seguite del panorama turco, sono spesso al centro del gossip. La loro storia d'amore, nata sul set della serie Kara Sevda, ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Belli, talentuosi, innamorati, sembravano la coppia perfetta. Ma come spesso accade, dietro la facciata patinata possono celarsi delle crepe. E negli ultimi anni, le voci di una crisi tra i due attori si sono fatte sempre più insistenti. A contribuire ad alimentare questi rumors, ci sono state diverse situazioni. Innanzitutto, la presunta rivalità tra Neslihan e Fariye Evcen, la moglie di Burak. Sembra che le due attrici non si siano mai particolarmente sopportate e che i loro rapporti siano sempre stati tesi. Alcuni sostengono che questa rivalità abbia creato non pochi problemi all'interno della coppia Burak-Neslihan. Poi, ci sono state le dichiarazioni rilasciate da alcuni addetti ai lavori, che hanno parlato di un presunto tradimento da parte di Burak. Ovviamente, si tratta di voci di corridoio, mai confermate ufficialmente, ma che hanno contribuito a gettare un'ombra sulla loro relazione. E infine, arriviamo al punto cruciale di questo video, le lacrime di Neslihan. In diverse occasioni pubbliche, l'attrice è apparsa visibilmente commossa, se non addirittura in lacrime. Alcune di queste occasioni sono state interpretate come un segnale di malessere, di sofferenza, di una crisi profonda con il marito. Ma analizziamo nel dettaglio queste situazioni. Ricordate quella volta durante un'intervista, quando le è stato chiesto di Burak e lei ha avuto un momento di esitazione, per poi lasciarsi sfuggire qualche lacrima? I media si sono scatenati, ipotizzando che quelle lacrime fossero la prova di una relazione in crisi. Molti hanno interpretato quel momento come un segnale di sofferenza da parte di Neslihan, come se stesse cercando di nascondere un dolore profondo. Oppure, pensiamo a quella premiazione, dove Neslihan ha ricevuto un premio importante e, durante il suo discorso di ringraziamento, si è commossa fino alle lacrime. In quel caso, le lacrime sono state interpretate come un'emozione genuina, una manifestazione di gioia e gratitudine per il riconoscimento del suo lavoro. Ma c'è anche chi ha insinuato che quelle lacrime nascondessero altro, che fossero una valvola di sfogo per una situazione personale difficile. E poi, non dimentichiamo i paparazzi. I fotografi sono sempre pronti a immortalare qualsiasi momento di debolezza o di tristezza da parte di Neslihan. Ogni espressione malinconica, ogni sguardo perso nel vuoto, viene immediatamente interpretato come un segno di crisi. Ma qui dobbiamo fare una riflessione importante. È giusto interpretare le lacrime di una persona famosa come la prova di una crisi? Non è possibile che Neslihan, come tutti noi, abbia semplicemente dei momenti di tristezza, di fragilità, di stanchezza. Non è possibile che le sue lacrime siano legate a motivi personali, che non hanno nulla a che vedere con il suo matrimonio. Dobbiamo sempre ricordare che dietro le telecamere, dietro i sorrisi di circostanza, dietro la patina glamour del mondo dello spettacolo, ci sono delle persone vere, con i loro problemi, le loro emozioni, le loro fragilità. E le lacrime sono una manifestazione naturale di queste emozioni. Inoltre, dobbiamo considerare che Neslihan è un'attrice molto sensibile ed emotiva. Lo ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera, interpretando ruoli intensi e commoventi. È quindi plausibile che sia una persona incline alle lacrime, che si commuova facilmente, anche per motivi che a noi possono sembrare banali. Quindi, cosa possiamo concludere da tutto questo? Possiamo dire con certezza che le lacrime di Neslihan svelano una crisi con Burak? La risposta è no. Non possiamo trarre conclusioni definitive basandoci solo su delle lacrime. Le lacrime possono avere 1000 significati diversi e non sempre sono la spia di una crisi. È vero,
Ci sono state delle voci, dei rumors, delle situazioni ambigue che hanno alimenta il gossip. Ma fino a quando non ci saranno delle prove concrete, delle dichiarazioni ufficiali, dobbiamo evitare di trarre conclusioni affrettate e di giudicare la vita privata di due persone che non conosciamo. È importante rispettare la privacy di Burak e Neslihan e lasciare che siano loro a gestire la loro relazione come meglio credono. Noi, come fan, possiamo solo augurare loro il meglio e sperare che siano felici insieme. È fondamentale ricordare che dietro ogni personaggio pubblico c'è un essere umano con emozioni complesse e una vita privata che merita rispetto. Le lacrime, in particolare, sono un'espressione umana universale che può derivare da una miriade di emozioni, dalla gioia profonda al dolore intenso, e non dovremmo affrettarci a interpretarle come prove di una crisi personale senza avere un quadro completo della situazione. In definitiva, la relazione tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul rimane una questione privata, e le speculazioni sui loro sentimenti e sulla loro vita di coppia dovrebbero essere affrontate con cautela e rispetto. Invece di concentrarci sulle lacrime e sui pettegolezzi, dovremmo apprezzare il loro talento e il loro contributo al mondo dello spettacolo, e lasciare che siano loro a condividere ciò che ritengono opportuno sulla loro vita personale. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo cercato di analizzare la questione in modo obiettivo e senza sensazionalismi, cercando di andare oltre le apparenze e di capire cosa si nasconde dietro le lacrime di Neslihan. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come le voci di crisi tra Burak e Neslihan siano state alimentate da diversi fattori, tra cui la presunta rivalità con Fariye Evcen, i rumors di tradimento e, soprattutto, le lacrime di Neslihan in diverse occasioni pubbliche. Abbiamo però sottolineato come sia importante evitare di trarre conclusioni affrettate basandosi solo sulle lacrime e come sia fondamentale rispettare la privacy di Burak e Neslihan. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa situazione. Credete che ci sia davvero una crisi tra Burak e Neslihan, oppure pensate che si tratti solo di gossip infondato? Sono curiosa di leggere le vostre opinioni. E adesso, prima di salutarvi, vi invito a fare 3 cose importantissime. Mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di scoop, curiosità e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, non è finita qui. Approfondiamo ancora di più questo argomento che, lo so, vi appassiona tantissimo. Perché, diciamocelo chiaramente, il gossip è un po' come una serie TV. Una volta che inizi a guardarla, non riesci più a smettere. E la storia di Burak e Neslihan è piena di colpi di scena, intrighi e misteri. Andiamo più a fondo nella questione della presunta rivalità tra Neslihan Atagul e Fariye Evcen. Questa non è solo una semplice antipatia tra colleghe. Si parla di una vera e propria guerra fredda, fatta di frecciatine velate, sguardi di ghiaccio e silenzi eloquenti. Secondo alcune fonti vicine alle due attrici, la competizione sarebbe iniziata fin dai tempi in cui Burak e Fariye recitavano insieme. Neslihan, all'epoca già fidanzata con Burak, non vedeva di buon occhio la complicità che si era creata tra i due colleghi sul set. Si dice che Neslihan fosse particolarmente gelosa del rapporto che Burak aveva con Fariye e che non perdesse occasione per criticare il lavoro della collega. Fariye, dal canto suo, non si è mai fatta intimorire dalle provocazioni di Neslihan e ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato e professionale. Questa rivalità, ovviamente, non ha fatto altro che creare tensioni all'interno della coppia Burak-Neslihan. Immaginate la situazione: Burak, diviso tra l'amore per la sua fidanzata e l'amicizia con la sua collega, costretto a fare da paciere tra due donne che si detestano. Una situazione decisamente stressante, non trovate? E poi c'è la questione del presunto tradimento di Burak. Questo è un argomento molto delicato, perché si tratta di accuse gravi che, se fossero vere, metterebbero seriamente in discussione la stabilità del matrimonio tra Burak e Neslihan. Le voci di un possibile flirt di Burak con un'altra attrice sono circolate con insistenza negli ultimi anni, alimentando il gossip e la curiosità dei fan. Alcuni tabloid turchi hanno addirittura pubblicato delle foto compromettenti di Burak in compagnia di una misteriosa donna, scatenando un vero e proprio putiferio sui social media.
Ovviamente, né Burak né Neslihan hanno mai commentato ufficialmente queste voci. Anzi, i due attori hanno sempre cercato di mostrare un'immagine di coppia solida e innamorata, pubblicando foto e messaggi affettuosi sui loro profili social. Ma, come si dice, il diavolo si nasconde nei dettagli. E alcuni fan più attenti hanno notato dei piccoli segnali che, a loro dire, confermerebbero la crisi tra i due attori. Ad esempio, la frequenza con cui Burak e Neslihan si mostrano insieme in pubblico è diminuita drasticamente negli ultimi anni. Prima erano inseparabili, sempre presenti agli eventi mondani, alle premiere cinematografiche, alle feste esclusive. Ora, invece, le loro apparizioni congiunte si sono fatte sempre più rare. Un altro dettaglio che ha insospettito i fan è il linguaggio del corpo di Burak e Neslihan durante le rare occasioni in cui si mostrano insieme. Sembra che ci sia una certa freddezza, una certa distanza tra i due attori. I loro sorrisi appaiono forzati, i loro abbracci poco calorosi. Insomma, qualcosa sembra essersi rotto tra loro. Ma torniamo alle lacrime di Neslihan. Come abbiamo detto, le lacrime possono avere 1000 significati diversi. Possono essere un segno di gioia, di dolore, di rabbia, di frustrazione, di stanchezza. Ma nel caso di Neslihan, le sue lacrime sembrano essere sempre accompagnate da una certa malinconia, da una certa tristezza. Come se l'attrice stesse nascondendo un dolore profondo, un segreto inconfessabile. Una delle occasioni in cui Neslihan è apparsa più commossa è stata durante un'intervista televisiva. L'attrice stava parlando del suo lavoro, dei suoi progetti futuri, quando all'improvviso le è stato chiesto di Burak. A quel punto, Neslihan ha avuto un momento di esitazione, come se non sapesse cosa dire. Poi, con la voce rotta dall'emozione, ha risposto che Burak è una persona molto importante nella sua vita, che lo ama molto e che gli è grata per tutto quello che ha fatto per lei. Ma mentre pronunciava queste parole, gli occhi di Neslihan si sono riempiti di lacrime. Lacrime che sembravano nascondere un dolore indicibile. Un'altra occasione in cui Neslihan si è commossa fino alle lacrime è stata durante una premiazione. L'attrice ha ricevuto un premio importante per la sua interpretazione in una serie televisiva. Durante il suo discorso di ringraziamento, Neslihan ha ringraziato la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi e, naturalmente, suo marito Burak. Ma mentre parlava di Burak, la voce di Neslihan si è incrinata e le lacrime hanno iniziato a rigarle il viso. In quel momento, tutti hanno capito che qualcosa non andava nella relazione tra i due attori. Quelle lacrime erano un segnale di sofferenza, di disperazione, di un amore che sta per finire. E poi ci sono i paparazzi. I fotografi sono sempre appostati fuori dalla casa di Burak e Neslihan, pronti a immortalare qualsiasi movimento, qualsiasi espressione dei due attori. E negli ultimi mesi, i paparazzi hanno scattato diverse foto di Neslihan in lacrime. Foto che hanno fatto il giro del mondo e che hanno alimentato ulteriormente le voci di crisi tra Burak e Neslihan. Ma, come abbiamo detto, non dobbiamo trarre conclusioni affrettate basandoci solo su delle foto. Dobbiamo sempre ricordare che dietro ogni personaggio pubblico c'è un essere umano con emozioni complesse e una vita privata che merita rispetto. Forse Neslihan stava semplicemente passando un momento difficile, forse era stanca, stressata, preoccupata per qualcosa. Forse le sue lacrime non avevano nulla a che vedere con il suo matrimonio. È importante non dimenticare che le celebrità, nonostante la loro fama e ricchezza, sono persone come noi, con i loro problemi, le loro gioie, le loro sofferenze, e che meritano la nostra comprensione e il nostro rispetto. In definitiva, la verità sulla presunta crisi tra Burak Özçivit e Neslihan Atagül la conoscono solo loro due. Noi, come fan, possiamo solo speculare, fantasticare, fare ipotesi. Ma non possiamo sapere cosa succede realmente tra le mura domestiche di una coppia. Possiamo solo augurare a Burak e Neslihan di trovare la felicità, insieme o separatamente. E sperare che, un giorno, ci rivelino la verità sulla loro storia d'amore. E voi, cosa ne pensate? Credete che Burak e Neslihan siano davvero in crisi, oppure pensate che si tratti solo di gossip infondato? Scrivetelo nei commenti. Sono curiosa di sapere le vostre opinioni. E adesso, prima di salutarvi definitivamente, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di mettere un bel mi piace a questo video. Un abbraccio a tutti e alla prossima! Non dimenticate che qui troverete sempre i migliori scoop, le curiosità più interessanti e gli approfondimenti più esclusivi sul mondo dello spettacolo turco. A presto!